Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere come andare a sostituire la ghigliottina della valvola di scarico della vostra CTS. Volevo ringraziare i ragazzi del gruppo Cagiva Mito Italia che mi stanno aiutando nella realizzazione del mio progetto. Ora vi lascio la fase pratica. Con una chiave a brugolo da 4 andiamo a rimuovere tutte le viti che fissano la valvola al cilindro. Attenzione che c'è una vite anche sulla sinistra della valvola. Andiamo successivamente a rimuovere questi cappucci che coprono le viti per il tensionamento del filo e oltre a questo a rimuovere il coperchio della valvola CTS. Con una chiave inglese da 8 ed una da 10 andiamo a svitare il dado e la vite che servono per tensionare il filo in modo tale da allentarlo e poterlo poi togliere dalla sede della puleggia. Rimuoviamo la valvola di scarico dal cilindro e successivamente la sua relativa guarnizione. Estraiamo il filo dalla sede della puleggia. Ripetiamo la stessa cosa anche con l'altro. Dopo aver rimosso i fili dal loro alloggiamento sulla puleggia, procediamo con lo svitare il bullone con una chiave a bussola da 8 e con la rimozione della puleggia dal suo alloggiamento. Vi consiglio poi di segnarvi anche con un semplice pennarello, anche in questo modo, la posizione della basetta rispetto al corpo valvola per poterla poi rimontare correttamente. Procediamo ora con il rimuovere l'anello di tenuta. Possiamo aiutarci con un semplice cacciavite a taglio come ho fatto io. Capovolgiamo ora la valvola di scarico verso il basso e apriamo i due semicarter. Facciamo attenzione alla molla. Una volta aperto estraiamo l'albero semplicemente sollevandolo. Potrebbe non venir via subito a causa dello sporco o a causa della tenuta che fa il paraolio sul semicarter. Andiamo ora a rimuovere il vecchio paraolio. Procediamo ora con il rimuovere le due boccole dal perno e successivamente con l'estrazione del perno dal suo alloggiamento nella ghigliottina della valvola. Ora tirando verso il basso sfiliamo la vecchia ghigliottina. Procediamo col prendere la nuova valvola ed inserirla nel suo alloggiamento. Come potete vedere c'è un'asola più profonda nella quale ci andrà la parte del perno avente quel fermo. Reinseriamo le due boccole. Ora andiamo a rimettere l'albero nel suo alloggiamento all'interno del semicarter. Ricordiamoci di far compiere un giro alla molla prima di chiudere il tutto. Io per aiutarmi metto l'estremità della molla a cavallo del bordo del semicarter. Dopodiché spingo l'albero in basso. Andiamo ora a mettere il nuovo paraolio. Ora, afferrando l'estremità della molla e tirandola verso l'interno del semicarter, prendiamo la parte superiore del carter e chiudiamo il tutto. Facciamo un piccolo check. Per agevolarmi nelle riprese ho chiuso la valvola con del nastro di carta, ma non è assolutamente necessario in quanto rimane chiusa da sola. Ora andiamo a inserire la guarnizione di tenuta. E successivamente la basetta. Mi raccomando a rimetterla come era originariamente. Come vedete io avevo uno sbuccio sul semicarter che era il mio punto di riferimento. Andiamo ora ad estrarre i fili e a riporre la puleggia nel suo alloggiamento. Dopodiché inseriamo
i fili all'interno dell'alloggiamento nella puleggia. Andiamo poi in seguito a mettere il bullone di fissaggio. Ricordiamoci infine di rimettere in fase la valvola, in modo che la tacchetta sulla basetta combaci con la freccia sulla puleggia. Richiudiamo i cappucci per coprire le viti per il tensionamento del filo, inseriamo la nuova guarnizione e mettiamo la valvola all'interno del cilindro. Sempre con la brugola di 4 fissiamo la valvola al cilindro, ricordiamoci che c'è una vite anche sul lato sinistro sotto al coperchio della valvola CTS. Infine andiamo a fare un piccolo check-up per verificare che la valvola non vada a creare spigoli all'interno della luce di scarico. Per fare in modo che non si creino spigoli all'interno della luce di scarico bisogna andare ad avvitare o svitare queste due viti proporzionalmente in modo da allineare la tacca della basetta con la freccia sulla puleggia. La freccia sulla puleggia che deve essere allineata con la tacca presente sulla basetta deve essere quella senza il pallino. Queste che potete vedere sono le condizioni in cui era la mia valvola prima di essere pulita e sostituita. Vi lascio nella descrizione il link per questo PDF nel quale c'è tutta la denominazione e i numeri seriali dei vari pezzi per poterne poi comprare la ricambistica. I dati relativi alla valvola di scarico si trovano nella pagina 3.